Realizziamo insieme una pochette perfetta per le cerimonie. Ciao a tutti e bentornati su Katie & Made, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme la pochette Galassia, ovvero questa pochette qui realizzata con chiusura click clack e il nuovissimo filato Galaxy in casa Hobby Perline. Ho lavorato questa pochette interamente a punto alto incrociato che va a dare questa trama leggermente traforata alla borsa, veramente bellissimo, ed ho poi applicato questa particolarissima chiusura click clack. Di base abbiamo una base pronta 21x8 cm argento, è completamente tutta argento. Avendo una trama traforata vi consiglio di foderarla. Io non vi ho fatto vedere il passaggio durante il tutorial, ma nella i qui in alto vi lascerò il mio tutorial dedicato alla fodera, quindi il metodo che utilizzo io. Vi consiglio di vederlo, è molto semplice e perfetto anche se siete principianti. Il filato in questione è proprio lui, è bellissimo, ve lo straconsiglio per la morbidezza e la facilità di lavorazione e c'è disponibile veramente in tantissime colorazioni. Comunque progetto veramente molto semplice, facile, veloce da realizzare, perfetto anche se siete principianti e alle prime armi. Ho cercato come sempre di spiegarvi tutto nella maniera più dettagliata possibile, in ogni caso se avete dei dubbi lasciate un commento qui in basso. Comunque non mi dilungherei più di tanto perché vi ho spiegato tutto come sempre durante il tutorial. Comunque in ogni caso se volete realizzarla anche voi trovate il kit materiali completo sul sito hobbyperline.com, vi lascio il link come sempre qui sul video e nel box informazioni qui immesso. Se cercate lo schema scritto e la versione per mancini la trovate sul mio blog katieandmade.com. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi anteprime e novità, iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vediamo l'occorrente per realizzare questa pochette e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzerò il nuovissimo filato in casa Hobby Perline, ovvero il Galaxy. Ho scelto la tonalità argento, il quantitativo preciso ve lo lascio indicato qui in alto sullo schermo. Utilizzeremo una chiusura click clack, anche in questo caso ho scelto un nuovo arrivo. Questa click clack misura 20 cm, base ovale 21x8 cm, ago e filo di nylon per poter cucire la click clack, uncinetto numero 4,5, marcapunti ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo con la lavorazione dalla base, quindi ci facciamo il cappietto iniziale lasciando la codina finale un po' più lunga perché ci servirà per chiudere questo giro in maniera invisibile. Quindi facciamo un cappietto, possiamo anche non fare il cappietto, io lo faccio per mia comodità. Si parte ovviamente dal foro centrale del lato più corto, ci inseriamo, prendiamo il filo e ce lo portiamo al di fuori, facciamo una catenella e questo sostituirà la prima maglia bassa. Rientriamo nello stesso foro e lavoriamo un'altra maglia bassa. Procederemo lavorando 2 maglie basse in ogni foro, ma nel foro che si trova esattamente nell'angolo, ed ora ci arriviamo. Quindi esattamente questo qui, noi andiamo a lavorare 3 maglie basse all'interno di questo foro, 1, 2 e 3. In questo modo avremo fatto l'aumento nell'angolo e questo procedimento lo andremo a ripetere anche negli altri 3 angoli, quindi in questo foro, l'ultimo, e in questi 2 che si trovano sull'altra estremità, mentre per gli altri fori andiamo a lavorare semplicemente 2 maglie basse. Procediamo in questo modo e ci rivediamo al termine della base. Bene, dobbiamo lavorare l'ultimo foro, quindi entriamo una prima volta e lavoriamo la maglia bassa normalmente. La seconda entriamo, prendiamo il filo collegato al gomitolo, tiriamo fuori, ma andiamo a chiudere con la codina che avevamo lasciato lunga all'inizio, quindi prendiamo la codina e andiamo a chiudere il punto, tiriamo fuori il filo
e in questo modo andiamo a chiudere in maniera perfetta questo giro. Possiamo anche chiudere con maglia bassissima, ma io preferisco evitare lo scalino che si crea di solito. Quindi entriamo in questa solina, qui c'è la catenella iniziale, noi entriamo qui, ci inseriamo e poi rientriamo nell'ultimo punto lavorato in questo modo. Andiamo a nascondere e bloccare il filo all'interno e riprendiamo la lavorazione con il filo collegato al gomitolo. Ci inseriamo nel punto che corrisponde a dove c'è il filo, ci inseriamo prendendo solo la metà catenella esterna in questo modo, prendiamo il filo e facciamo una catenella che funge sempre da prima maglia bassa. Passiamo al punto successivo, ci inseriamo prendendo la metà catenella e lavoriamo una maglia bassa e procediamo così per ogni punto. Se necessario possiamo fare degli aumenti negli angoli. Quindi esattamente in corrispondenza del punto d'angolo, questo qui, andiamo a lavorare 2 maglie basse. Quindi facciamo un aumento per ogni angolo, giusto per non far stringere il lavoro, e poi successivamente procediamo lavorando i punti come si presentano. Ovviamente ripeteremo lo stesso aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto in ogni angolo. Possiamo mettere un marcapunti oppure semplicemente calcolare il secondo dei 3 punti sottostanti. Quindi terminiamo questo giro facendo gli aumenti dove è necessario e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, una volta che avremo terminato anche questo giro, quindi abbiamo fatto un aumento su ogni angolo, a questo punto dobbiamo chiudere il nostro giro. Quindi chiuderemo il giro con chiusura invisibile, ci inseriamo in questo primo punto qui, dall'interno verso l'esterno, in questo modo. Qui abbiamo la catenella che ci ha sostituito la prima maglia bassa. Ci prendiamo la solina, ce la portiamo all'interno e poi ci andiamo ad inserire alla base di questa solina, quindi ci inseriamo proprio in questo modo. Vedete, questa è la sola che abbiamo portato all'interno, noi ci inseriamo al di sotto, ci inseriamo all'interno dell'asola e andiamo a tirare il filo per chiudere il punto. In questo modo facciamo una catenella e questa sarà la chiusura del giro. Per quanto riguarda il corpo borsa, io ho scelto di lavorare il punto alto incrociato, ma ovviamente avete libera scelta, quindi potete spaziare tra le lavorazioni che preferite. Il punto alto incrociato resta leggermente traforato, quindi se non vi piacciono le lavorazioni traforate potete scegliere un altro punto di lavorazione, non cambierà assolutamente nulla, la base va benissimo così. Quindi partiamo subito con il punto alto incrociato, ci andiamo ad alzare con 3 catenelle, una l'abbiamo già fatta, facciamo la seconda e la terza. In questo modo questa sostituisce la prima maglia alta. Per fare il primo punto alto incrociato dobbiamo tornare indietro, quindi carico il filo, mi inserisco nel punto prima di quello che ho lavorato, quindi questo è quello che ho lavorato, mi vado ad inserire in questo punto, in questo modo prendo il filo e chiudo semplicemente a maglia alta, in questo modo. Ora questo punto qui lo abbiamo lavorato, quindi attenzione, non dobbiamo rilavorarlo. Questo lo saltiamo al momento, andiamo nel successivo, lavoriamo una maglia alta all'interno di questo punto e poi torniamo indietro nel punto saltato, quindi esattamente questo qui, e andiamo a lavorare una maglia alta. In questo modo, vedete, dobbiamo andare a lavorare praticamente 2 maglie alte incrociate. Ora di nuovo questo punto qui lo abbiamo lavorato, mi raccomando non andiamolo a rilavorare perché altrimenti creiamo degli aumenti.
Questo lo saltiamo perché lo lavoriamo dopo, andiamo nel successivo, lavoriamo una maglia alta, poi torniamo indietro nel punto che abbiamo saltato, quindi questo prima di quello lavorato, e andiamo a lavorare un'altra maglia alta. Questo sarà l'effetto che otterremo, molto bello, ve l'ho mostrato diverse volte ed è un punto perfetto secondo me per le lavorazioni primaverili estive perché resta leggermente traforato ed è molto bello da vedere. Comunque si continua sempre nello stesso modo, quindi questo punto qui lo abbiamo già lavorato, quindi lo saltiamo a prescindere. Saltiamo il punto successivo, andiamo nel prossimo, lavoriamo una maglia alta e poi torniamo indietro nel punto precedente e lavoriamo un'altra maglia alta. Ve lo faccio vedere più da vicino così magari riuscite a capire. Saltiamo questo punto che abbiamo già lavorato, lo vedete benissimo perché c'è la maglia all'interno, saltiamo il successivo, andiamo nel prossimo, facciamo una maglia alta, poi torniamo indietro nel punto saltato e facciamo un'altra maglia alta. Continuiamo così per tutto il giro e ci rivediamo al termine. Bene, mi restano gli ultimi due punti che andrò a lavorare. Ovviamente, come sempre, questo qui è già lavorato, quindi si salta. Saltiamo il successivo, andiamo nel prossimo, quindi nell'ultimo, facciamo una maglia alta, poi torniamo indietro nel punto saltato e facciamo una maglia alta. In questo modo. Abbiamo terminato il giro, lo andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella delle 3 iniziali, quindi sarebbe questa solina qui che vediamo. Ci inseriamo e facciamo una maglia bassissima in questo modo. Ora io andrò ad alternare il giro di punto alto incrociato con dei giri di maglia bassa in costa retro. Per evitare che si veda diciamo il punto di chiusura parto dal punto successivo, ma ci ricorderemo di lavorare anche questo alla fine, quindi ci mettiamo marcapunti per ricordarcelo. Quindi parto dal punto successivo, non faccio la catenella per alzare il lavoro, mi inserisco direttamente nella metà catenella retro e faccio una maglia bassa, procedo, punto successivo, entro solo nella metà catenella retro e faccio una maglia bassa e procedo così per ogni punto. Se preferite potete anche lavorare tutto il corpo borsa a punto alto incrociato senza fare questo giro di stacco, dipende dai gusti, quindi potete farlo e non farlo. Bene, ho terminato il mio giro, sono arrivata al marcapunti, devo lavorare ovviamente anche questo punto, faccio una maglia bassa in costa retro anche in questo punto, vado a chiudere con maglia bassissima nel primo punto e adesso dovrò procedere con il giro di punto alto incrociato, quindi stesso procedimento di prima, faccio 3 catenelle, 1 2 e 3 e vado ad inserirmi nel punto prima, quindi esattamente questo qui. Prendo il filo e faccio una maglia alta. In questo modo avremo una partenza perfetta. Salto ovviamente questo punto che è già lavorato, salto il successivo, vado nel prossimo, lavoro una maglia alta e poi una maglia alta nel punto saltato. Quindi il procedimento del punto alto incrociato è sempre quello, non cambia assolutamente nulla, si continua così per tutto il giro, poi si chiude con una maglia bassissima nella terza catenella delle 3 iniziali, quindi questa sola qui,
e si riparte con il giro di maglia bassa in costa se avete deciso di farlo, oppure con il giro di punto alto incrociato, dipende da come state lavorando la borsa. Quindi questi saranno i due giri che dovremo alternare per tutta l'altezza della borsa. Qui in alto troverete sia il numero di giri totali che parte dal primo giro di punto alto incrociato, quindi da questo giro qui fino all'ultimo, insieme alla misura in centimetri che è l'altezza effettiva del corpo borsa. Quindi raggiungiamo le misure indicate o quelle desiderate e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Una volta lavorati tutti i nostri giri, io ne ho lavorati 14 totali partendo dal primo giro di punto alto incrociato. Se andiamo a contare anche il primo giro di maglia bassa in costa sono 15, abbiamo un'altezza di circa 17 centimetri. Quindi a questo punto io mi fermo qui, ma se volete realizzare una borsa più alta potete tranquillamente aumentare il numero di giri, come vi dico sempre. Ora devo chiudere il mio giro e lo farò comunque a punto bassissimo, ma siccome voglio andare a fare un giro di rifinitura a punto bassissimo in costa retro, cosa faccio? Mi inserisco nel primo punto, questo è il primo punto del giro in cui dovrei chiudere, vado a chiudere con maglia bassissima in costa retro, quindi è come se lavorassi a spirale. Mi inserisco prendendo solo la metà catenella esterna e lavoro una maglia bassissima. Procederò in questo modo per ogni punto sottostante, quindi lavorerò una maglia bassissima in costa retro in ogni punto. In questo modo andremo a restringere anche un po' il bordo e sarà più semplice applicare la click clack. Terminato il giro non lavoreremo l'ultimo punto perché sarà sostituito dall'asola di chiusura, quindi questo qui è il primo punto che abbiamo lavorato, questo è l'ultimo punto del giro e questo è l'ultimo punto che abbiamo appena fatto. Tagliamo il filo e andiamo a chiudere con asola di chiusura, quindi ci inseriamo non in questo punto ma nel successivo, quindi nel primo punto bassissimo che abbiamo lavorato. E poi ci andiamo ad inserire nell'ultimo punto che abbiamo lavorato, quindi esattamente da dove siamo uscite, ed ecco qui che abbiamo chiuso in maniera invisibile. Ora andiamo a bloccare e nascondere il filo attraverso le maglie. Ed ecco qui avremo il corpo borsa. A questo punto non ci resta che applicare la nostra click clack. Se preferite potete foderare prima di applicare la click clack, io lo farò dopo. So che per molte è scomodo, quindi vi consiglio di farlo prima. Quindi per applicare la nostra click clack è molto semplice, la posizioniamo al di sopra del bordo della borsa e portiamo il bordo della borsa all'interno della click clack. Quindi in maniera molto casuale lo portiamo all'interno della click clack e dopo ce lo andiamo a sistemare. Questi due punti devono combaciare con il centro preciso della base, quindi noi ce la sistemiamo, ce lo centriamo, ci centriamo questo punto con il centro della base. Ora voi non riuscite a vedere la mia base, però io sto cercando di regolarmi, voi avrete il vostro progetto davanti e vi regolerete con quello. Una volta modellato il bordo in base alla chiusura click clack che abbiamo, possiamo andare tranquillamente a cucire. Vi consiglio di utilizzare il filo di nylon invisibile, così non si vedranno punti, magari se sbagliamo qualche passaggio qui non si noterà assolutamente nulla. Sicuramente mi chiederete se potete adattare questo progetto a una chiusura a molla. Assolutamente sì, ovviamente dovrete adattare le misure in base alla chiusura che avete, però potete tranquillamente utilizzare lo stesso schema del corpo borsa per la vostra clutch. Quindi a questo punto prendo ago filo di nylon e ci andiamo a cucire la chiusura. Bene, ci andiamo quindi a fissare il filo all'interno con un nodino, quindi ci andiamo a fissare proprio in un punto basso ma in corrispondenza comunque del primo foro che abbiamo sulla click clack. Fatto questo iniziamo a cucire entrando ed uscendo sia dalla lavorazione all'uncinetto che dai fori che abbiamo sulla click clack. Ovviamente partiremo dal primo e
poi man mano andiamo a cucire tutta la click clack in modo veramente molto semplice. Vi consiglio comunque di utilizzare il filo di nylon, perché in questo modo se sbagliamo qualche punto non si vedrà assolutamente nulla. Quindi cuciamo il tutto e poi ci rivediamo al termine. Terminata la cucitura, questo sarà il risultato. Andiamo a bloccare il filo all'interno con qualche nodino e nascondiamo il filo attraverso le maglie. Ed ecco qui, questo sarà il risultato finale. Guardate che bella nella sua semplicità. Ovviamente va foderata perché è un minimo traforata, quindi diciamo è necessaria la fodera. Io come sempre non vi faccio vedere il passaggio, anche se in realtà ho già preparato diciamo la fodera, devo solo andarla a passare a macchina. Ma comunque qui in alto, nella i qui in alto, vi lascerò proprio il tutorial dedicato alla fodera, non di questa borsa, però il metodo che utilizzo. Ho fatto un tutorial specifico un po' di tempo fa, quindi lo trovate nella i qui in alto. Vi basta seguire quel metodo e poi andarla a cucire lungo il bordo. Se siete alle prime armi, ovviamente vi consiglio di farlo prima di montare la click clack. Quindi una volta poi foderato il tutto, comunque sarà perfettamente rifinita e perfetta per le vostre cerimonie. Qui sulla click clack abbiamo anche gli agganci per la catenella, quindi potete applicare anche una catenella per poterla indossare a tracolla, ma è bellissima anche così. Questo comunque è il risultato, è veramente una borsetta molto semplice, ma comunque ha il suo perché e ha il suo fascino. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e se la realizzereste. Ovviamente come sempre vi ricordo che il kit materiali completo per questo progetto lo trovate sul sito hobbyperline.com. Vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni qui in basso. Troverete comunque anche altre colorazioni, ma comunque in ogni caso vi consiglio di provare questo filato perché io me ne sono follemente innamorata. Lascia le borse veramente super leggere, morbide, il filato è super luccicoso ma non pizzica come di solito succede con i filati lurex. È veramente morbidissimo e piacevolissimo da lavorare, quindi ve lo straconsiglio, ma ve l'avevo già anticipato anche su Instagram. Infatti vi consiglio di seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, perché troverete anteprime e novità. Ovviamente se cercate gli schemi scritti e le versioni per mancini le trovate sul mio blog katandmade.com. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo progetto, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!